Ok. Eccoci qua. Birretta. Sì, come la apro adesso? Proviamo. Olè. Perché bermi una birra con voi qua? Aspetta, voilà. Una bella Corona con la limone. Plastica, mettiamola da parte che poi andiamo a buttarla via. Lasciamo qua. Ok. Perché bersi una birra qui? Perché, come avevo accennato negli altri miei vecchi video del tubo, in pratica volevo lasciare anch'io un pensiero chiamato recensione di questa ragazzaccia qua, la Himalayan. E quale miglior modo è quello di farlo come se fossi con voi a bermi una birra dopo un bel giro in moto. Oh. Allora, oggi c'è un vento bello forte qua a Teolo di Padova e così proviamo questo nuovo microfono della DJI con la nuova videocamera con cui mi state vedendo. Diciamo che questa è la mia prima recensione, ovvero degli appunti. Partiamo intanto dal titolo. Allora, questa non è una recensione vera e propria, sì, alla fine è una recensione, però è una piccola goccia in un oceano di video della Royal Enfield Himalayan che si trovano sul tubo. Ce ne sono tantissimi fatti bene che ho guardato anch'io prima di volerla comprare, fatti benissimo, molto tecnica, cioè io non vi dirò perché ha il cerchio 18 davanti, dietro, non vi parlerò delle cose così, ma vi parlerò di come mi sono trovato io. Non comprate la Royal Enfield Himalayan. Perché? Cheers. Non compratela. Non compratela perché non è per tutti e la maggior parte di voi, di appassionati di moto, motociclisti, MotoGP, hanno una mentalità che non va bene per questa Himalaya. E siamo abituati quindi alla voglia di supermoto, correre, piegare, andare velocissimi, una moto potente, una moto veloce, prestazioni pazzesche. E questa non è per questa mentalità qua. Secondo me la Royal Enfield Himalaya, venendo infatti dall'India, quindi non è cinese come molti pensano, è cinese, no, in verità è inglese, una mentalità più less is more, no? Take it easy, cioè tutto con calma, le cose devono venire. Ecco, questa Himalaya ha questa filosofia qua. Non è una moto per correre, alte prestazioni, è una moto che ti dice io ti porto ovunque con calma, ma ti fai dei bei giretti guardandoti il panorama, montagna, mare, passi, ti guardi il panorama, ti godi il vento, vai. Così è questa moto. Quindi il titolo è per dire non compratela se voi volete le prestazioni, se voi volete correre come dei matti, piegare, avere un'accelerazione pazzesca per super sorpassi, correre ai 130-160 in autostrada e così. Non è la moto per voi, la maggior parte vuole questo. Perché questa non è una moto per tutti, ovviamente. E da 2 anni ero fissato a comprarmi una bicicletta. Per muovermi un pochino e andare a lavorare in bicicletta. E da 2 anni ero fissato con questa bici olandese e la stavo per comprare, ero stradeciso. A un certo punto mi apro il browser, internet per ordinarle tutto, apro Facebook, avevo Facebook aperto e mi arriva questa
pubblicità della Royal Enfield sulle Himalaya, no? Era quasi un anno fa. Era il modello quella come la mia, però tutta verde, un po' militare, così, che a me non piace proprio. E c'era sta figura di questa bellissima moto, perché a me piace da impazzire, ha una linea bellissima. E ho detto, cavolo, non vado a spendere 15-20 mila euro come una motorona. È una moto comunque bellissima, potrei usarla comunque per andare a lavorare, farmi i miei giri. Il giorno dopo sono andato a vederla in una concessionaria che era in zona dopo un giretto che stavo facendo, l'ho vista, l'ho guardato, ho parlato, l'ho provata, soprattutto l'ho provata, ok? L'ho provata e mi è piaciuta. E mi è piaciuto. Cosa ho fatto? La settimana dopo, in un'altra concessionaria più vicino a casa mia, perché avevo bisogno della vicinanza, sono andato a prenderla, ragazzi, a fermarla. E ovviamente l'ho presa Gravel Grey, non mi ricordo più come si dice, comunque non è nera ma è grigia, il modello grigio lo potete vedere, con gli accessori importanti per me. Oltre a di serie ho preso le borse della Royal Enfield, il paramotore largo, non stretto perché mi piaceva di più, i paramani e così. Quindi l'ho voluta comprare. Quando l'ho comprata ho iniziato a girare, lo usavo per lavoro, ho fatto i primi giretti miei, poi abbiamo fatto i primi giri con la mia compagna, quindi in due. Il primo giro più grosso che ho fatto con lei è stato verso Valdobbiadene, che c'è il video su YouTube, ci siamo persi in mezzo ai vigneti in un paesaggio stile Thailandia, Dragon Ball Goku, non so se avete presente la sigla con tutte le montagnole, salite così alte in mezzo a proprio vigneti, strade strette dove non dovevo passare, per sbaglio mi sono perso e sono passato. Vabbè, ci siamo tornati indietro, siamo andati giù. Poi abbiamo fatto l'esperienza di primi 400 km da casa a Padova, siamo andati al passo Giau, sì, facendo un giro largo e andando giù. È stato il mio primo passo alto con tanti bei tornanti in due, carichi. E siamo andati su tranquilli, siamo arrivati, siamo stati là, siamo rilassati, siamo presi anche il sole perché lassù si prende il sole e poi siamo andati giù. Niente, e poi la nostra prima esperienza di viaggio in moto, viaggio vacanza, una settimana, siamo andati in Austria. Abbiamo fatto il Grossglockner, poi siamo arrivati a Salisburgo, da Salisburgo siamo stati là 3 giorni, siamo ripartiti, siamo andati a Innsbruck, passando per la Germania, da Innsbruck poi siamo tornati a casa, passando per il Trentino, però non diretti Bolzano-Trentino, ma allargandoci per farci il bellissimo passo Rombo, con questa in 2 carichi nel senso che eravamo 2. Io sono piccolino, magro, ma i miei 76 kg ce li ho. La mia ragazza è una pallavolista, quindi è un po' più alta di me, è bella robusta, devo stare attento qua a parlare di questa cosa, però non è un agnellino, con 2 borse laterali cariche di vestiti, 2 borse sopra le borse laterali che non ho oggi, ok, che si montano sopra le borse laterali, carica anche quelle, carico anche il bagagliaio, il bauletto dietro, e le 2 borse nel serbatoio, e anche sopra avevo quello grosso con acqua, cibo, un altro, e siamo andati su. Oh, ma come si fa a fare i passi con ste moto? Ragazzi, ero al Giau e ho visto dei Vespe 125, 50 andare su. Questo è un 400. Sì, non è un 1200, ma va su in 2 carichi, anche se vai in prima e in seconda. Se non hai fretta e ti godi il panorama, vai su. La mia esperienza mi ha portato a capire che ce la fa, va dappertutto. Sterrato, autostrada, sì, dopo sono andato anche nell'alta via del Sale, quella che da Limone ti porta verso giù in Liguria, cioè il Piemonte Liguria, non so se la conoscete, andate a vederla da solo, mi sono divertito un mondo, non vedevo l'ora di ritrovare l'asfalto, perché non sono da cose del genere, perché quello non è sterrato, quello è proprio sassi, pietre, buche, cioè guerra. Cheers. Là si è comportato benissimo, tranquilla, andava dove voleva, l'ho fatta tranquilla, e sono stati 3 giorni bellissimi, perché ho fatto autostrada, strada normale, strada pazzesca di via del Sale, strada normale, autostrada per tornare a casa, prima volta in autostrada. Guardatevi il video appena uscirà, perché devo ancora montarlo, quindi iscrivetevi al canale, se volete mettetemi un like nei video che vi piace,
la campanella per vedere per avere notifiche di quando pubblico qualcosa, e vedrete anche la Via del Sale, che è un bel racconto, un bel video, e se non l'avete mai fatta andate a farla. Quindi la mia esperienza mi ha portato a comprarla perché me ne ero innamorato. Tu non ti compri questa perché è una bomba, è velocissima, perché è bellissima, ma la vedete? Cioè è bellissima, è una moto, è less is more, cioè la semplicità, motore, un cilindro, un carburatore, si vede tutto là, carene pochissime, i fili quasi, cioè a me piace, io mi sono innamorato per quella, perché per quello è bellissima, cioè è bella, cosa vuoi farci? Poi magari a qualcuno non piace, ma a me esteticamente mi fa impazzire. Critiche. Siamo arrivati al punto 2, che sono le critiche. Si legge in giro, si cercano i gruppi su Facebook dove entri a far parte di un mondo dove se ne dicono tante, ma come in ogni cosa che vai a comprare, finché le cose non le provi non puoi capire come ti trovi, se per te vanno bene. E questo è il fatto. Cioè, allora, nella carta, per i super nerd delle moto, no? Se tu leggi sulla carta sta moto, dici, ma che dove cazzo vado questa moto qua? Magari in 2 carico, 24 cavalli, 400, però è monocilindrico, quindi... e vi ricordo che io non sono un tecnico, un meccanico, un pilota di moto, io sono una persona normale, utilizzatore di moto, sono un fotografo. Amo le moto, amo i viaggi in moto, amo girare in moto anche con una Vespa, amo queste cose e quindi ho l'esperienza da normale utilizzatore, ok? Come la maggior parte della gente, di voi, penso e spero. Sì, nella carta uno dice che cazzo, poi pesa 200 kg, è tutto in ferro battuto, fili che si vedono, le saldature nei ferri, nella carta comunque si vede, ma finché non la provate non potete capire. Ci sono altre recensioni di gente esperta di moto, di tante altre, che le provano e poi dicono, ragazzi, sì, nella carta sembra una cagata, poi l'abbiamo provata e ci stiamo divertendo un mondo. Comunque, andando anche su Facebook adesso, vedendo le pubblicità che fa la Royal, vedo sotto la gente che critica e dice che cazzo fanno con 24 cavalli, è meglio altre moto. Sì, avete ragione, non compratela. Come dice il titolo, non è la moto per voi, non compratela. Comodità, sì, è comoda, io ci viaggio, però dopo 200-250 km basta, sono cotto, il culo è stanco, devo fermarmi. Comunque ti devi fermare, perché comunque ti fermi, no? Dopo un'ora, un'ora e mezza, dopo 100 km così ti fermi un attimo. Però la sella è comoda, poi dipende anche dalle tue chiappe, da come sei, troppo magro. Io la cambierei subito. Ci sono tanti macchina, ci sono modelli, ci sono dei diversi modelli di sella da poter cambiare. Io vorrò cambiarla con una un po' più alta e più comoda, però questa linea, no, fatta così è bella. Andrà un po' a togliersi, perché con selle che voglio, per esempio la sella che voglio prendere io è un po' più liscia, davanti per me è un po' più alta, quindi va a appiattirsi, non è incavato e quindi non stai più incassato, ma puoi andare avanti e indietro più facilmente. Hai 2-3 cm più alta, ha un gel più grosso dentro, quindi è, diciamo, più comoda. Dovrebbe essere più comoda, spero. Tutti dicono di sì, proverò. Quindi la sella è comoda, e anche il passeggero. Vi dico, con la mia compagna è abituata ad andare in giro in Vespa, mal di schiena e tutto, e vi ripeto che è più alta di me, è bella robusta, stai attento Ale. Con questa invece è contenta. Allora, anche lei ovviamente dopo un po' è stanca, perché ovviamente dopo un po' bisogna fermarsi per un attimo schranchire le gambe, perché più alti anche sei, più le gambe, no, sono schiacciate. Se sei più piccolina magari sei più comodo. Poi con le borse, ok, messe lì, c'hanno l'angolo interno delle borse che va a spingere un attimo sulla coscia. Non dà fastidio, però se sei una persona che ha una coscia grossa la vai a sentire. Però vi dico, abbiamo fatto i nostri 1200 km, 1500 km, 1200, non mi ricordo più, Padova, Austria e così, vi ho detto il nostro viaggio, l'abbiamo fatto con piacere, 200-300 km al giorno,
tranquilli, cioè io con lei se volessi farmi 2, 3, 4, ma forse anche 500 km tutto il giorno tranquillo, li facciamo tranquillamente, ce la facciamo, il passeggero sta comodo, poi col bauletto dietro che la casa lo sconsiglia, ma aggiungendo un supporto Givi per questa moto qui che dà un supporto più forte a un bauletto da mettere sopra, non dico di sdraiarsi divano, però ha l'appoggio dove ogni tanto può un attimo controllare la schiena, appoggiarsi ed è un po' più comoda. La filosofia ve l'ho già spiegata prima in pratica di questa moto. La filosofia di questa moto è: non ho fretta di arrivare, voglio godermi la strada, il paesaggio e andare. Questa è la filosofia di questa moto, non è quella di farsi i passi in piega velocemente, anche perché che cosa guardi? Vabbè, il piacere, c'è la gente che ha il piacere di guidare in velocità nelle curve, nei tornanti e goderseli così. Con lei invece no, con lei hai la tua velocità, sì, di 90, fa anche 110, ci arriva con fatica, ma la sua velocità secondo me è 90. Quei 10-20 km in più ti aiutano per i sorpassi, però nei passi per andare su in montagna va piano, in prima e in seconda, a volte in terza, anche nei tornanti, prima e seconda, comunque vai su, tranquillo. Cheers. Accessori. Allora, gli accessori di questa moto, i più importanti, i più belli secondo me, sono un po' di mosche, sono ovviamente il paramotore largo o stretto, va a gusti, il coprimano, non so come si chiamano, che si mettono lì. Cosa c'era ancora? Sì, il copri pompa freno e poi le valigie. Sì, forse ce ne sono anche altri, ma i principali, più importanti secondo me sono questi qui. Le valigie, ci sono queste qua che sono belle, marchiate Royal, che sono belle. Forse se tornassi indietro avrei preso quelle Givi, ok, simili a queste perché sono più grandi e poi hanno l'attacco che le puoi staccare con facilità e portarle via. In più si staccano anche piegandole senza togliere completamente, si staccano sopra, si piegano per aprirlo e poi portarle via. Queste sono fisse, cioè per smontarle devi svitare viti belle fisse e puoi solo tenerle fisse così, però sono belle, sono contentissimo. Io ho aggiunto anche il bauletto e anche la borsa giusto nel serbatoio che mi serve per andare in giro a avere le cose più importanti. Di solito quando mi faccio i girettini mi metto il drone, la macchina fotografica, l'acqua, un po' da mangiare, cose così. Ecco, poi comunque ce ne sono tanti di accessori interessanti per queste moto. Ci ho messo anche le borse laterali della Budge Tex, non trovate, dovrebbe essere una marca tedesca, come le borse interne delle valigie, ok? Ho messo delle borse interne nelle valigie impermeabili che servono appunto per metterci i vestiti, queste cose qua per i viaggi. Perché? Perché costano pochi, sono impermeabili, molto belle. Io con 50 euro mi sembra ho preso tutte e due queste borse laterali, che di solito solo 50 di altre marche buone. E poi anche le due borse da mettere sopra le borse laterali sono di questa marca qua, ho speso tipo 70 euro per due, altre marche 100 euro una e sono buoni impermeabili. Elettronica, ve l'ho detto, elettronica non ha niente, non ha il controllo delle gomme, non ha niente, ha le cose base, luci, frecce. Sì, c'ha il navigatore che non mi ricordo come si chiama, però secondo me è una cavolata perché ti fa vedere solo quando devi girare, cioè ti mette la freccia a destra con i metri che mancano e si attacca al telefono con Google. La mia critica in questo con la Royal Enfield è che secondo me anche con un aggiornamento si potrebbe modificare e mettere come nel telefono che ti vedi Google Maps con la freccettina di te e la mappa, tu in mezzo, e la mappa che cambia e ti fa vedere la strada, magari non grande così, è un cerchio piccolo così, quindi si riesce a incastrare lì un po' il te e la mappa attorno per far vedere la strada. Sarebbe molto più bello che vedere la freccia a destra che la freccia a sinistra, che non sono neanche troppo precisi. Non lo uso mai. Uso il navigatore, il telefonino ammesso al navigatore attaccato a un supporto per telefono che ho preso come nuovo un altro accessorio da messo sopra il cruscotto.
E un'altra cosa che ho aggiunto è il caricabatteria del telefono, è un filo che si attacca alla batteria e l'ho fatto spuntare vicino alla chiave, e anche il controllo della pressione gomme, secondo me è bello e molto importante, si attaccano nelle gomme dove si va a gonfiare la gomma e li trovate su Amazon 50, 60, 70 euro e lo schermino, no, che ti controlla quanta pressione c'è, sono riuscito a montarlo sotto al navigatore tondo. Difetti. Allora, come tante moto che sento, comunque molte si lamentano che quel modello ha avuto quel problema. Vi parlo dei miei, che sono tipici anche che sento in giro da altri che hanno la Royal Enfield. Allora, l'ammortizzatore dietro, dopo un po' inizia a cigolare, ma forte, ma cigolare tipo i letti, ma forte, che se vai in giro ti sentono. La soluzione è o cambiarlo, e prima o poi cambiarlo secondo me è buono, ma se dalla concessionaria le dite dove l'avete comprato, vanno a ingrassarlo e sparisce. Per ora è sparito, spero che non ritorni e tutto a posto. Un altro difetto sono, non devo dimenticarmi, le marce. Capita a tanti, a me mi succede ogni tanto che tra la prima e la seconda e la folle, no, ogni tanto salta la marcia. Cioè pensi di aver messo in seconda ed è in folle. Oppure quando metti in quinta e vai ogni tanto salta la marcia, oppure dalla quarta alla quinta metto in folle. Mi è capitato anche questo, capita ogni tanto, non sempre, ma vabbè. Il problema è stare attenti nei tornanti. Mi è capitato 2 o 3 volte che nei tornanti, quando arrivo rallentando in seconda per farlo in secondo, siamo in due carichi, mi accorgo che è meglio mettere in prima. Per mettere in prima se non ti accorgi che per sbaglio è in folle, quando sei lì nell'apice della curva in cui devi accelerare e sei in folle, ciao, sei finito, sei a terra. A me mi è successo, non sono caduto, sono riuscito a appoggiare il piede un attimo, a mettere in prima e risalire di colpo, quindi tranquillo. La lampadina va bene del faro, io però l'ho cambiato, ne ho messo una LED molto più forte, diventata bianca più forte e va molto meglio. Altri difetti, è passato così tanto tempo che li ho superati tutti. A qualcuno gli si appanna anche lo schermo del contachilometri, a me ancora no, per fortuna, forse con umidità. Va che è un piacere. Freni, ecco, molti criticano, non frena. Allora, vi do 2 risposte. No, non frena. L'altra risposta è, ma sì, frena, nel senso, cioè, volete dei freni da MotoGP, da Super Formula 1, da Ferrari, perché correte ai 200 km all'ora? Con questa qua corri piano, ve lo ripeto, fai 60, 70, 80, 90, i freni che ha bastano. Non serve aver messo dei freni super performanti, perché freni monocilindrico, quindi frena bene anche a motore. Freni in avanti, freni dietro, freni insieme, tu freni, io freno, non ho nessun problema. Cioè, se tu vai in giro e pensi ad altre, cioè quando vai in giro devi stare attento a quello che hai davanti a guidare, quindi andando in giro vedi quello che succede e freni. Può succedere qualcosa di improvviso, ma freni. Ovviamente non hai freni super mega ottimi come quelli di Supermoto, però freni comunque, cioè freni. Cioè, che freni vuoi avere con una moto così da 5.000 euro e che fai 80-90 km all'ora? Consumi. Quando vanno in giro mi dicono, la Himalayan, quella che fa 60 km con 1 litro. Ragazzi, questa moto non ciuccia niente. La media sono 33, 34, 35 km al litro e fai che è un piacere, cioè con un pieno fai 450 km, tranquillo. La mia ho notato che arriva a 280 km e va in riserva, ma è una riserva che puoi farne altri 180. Io a 150 so che devo fare benzina. Appena perché ha un calcolo un po' strano, una riserva lunga forse ha fatto apposta perché magari in India ci sono pochi distributori, quindi ti fanno fare subito benzina. Io quando sono in riserva me la tengo anche una settimana, quando arrivo a 150 km di riserva fatti vado a fare benzina. Sì, ma anche in due carichi ciuccia poco. Poi dipende ovviamente quanto corri più ciuccia, però la media è quella, 33, 34, 35 km al litro.
Ci siamo. Ammortizzatori, ve l'ho già detto, gli ammortizzatori comunque non sono malvagi, sono molto buoni, molti ne parlano anche molto bene. E ovviamente per quello che devi fare, cioè non faccio gare, mi piacciono, ammortizzano molto bene. Il difetto è quello dietro che ogni tanto, come vi ho detto, inizia a cigolare forte. So che qualcuno li cambia, magari anche quelli in mezzo, se un giorno capiterà lo cambierò anch'io, ho già trovato un buon sostituto, però sono buoni ammortizzatori. Il rumore è fantastico di questa moto. Il rumore è fantastico, mi piace tantissimo accenderla, sentirla ai bassi giri, ai 3000 è fantastica, cioè ha un bellissimo rumore. Faro ve l'ho già detto, io cambierei la lampadina, infatti ho cambiato la lampadina. E il termometro, anche il termometro, che se ho capito bene il sensore è sotto la sella vicino al motore e non rispetta veramente la verità della temperatura esterna, cioè quando devi aggiungere sicuramente dai 5 ai 7 gradi in più. Non so se è un difetto della mia, se sono tutte così, però non è così. Una volta ero a Belluno, inizio estate, era un tempo brutto, pioveva, mi sono fatto un bel giro, c'erano 12 gradi, ma la moto non mi dava 12 gradi, me ne dava 20, 22, 20, sì, più 19 così. Navigatore ve l'ho già detto, secondo me è una cavolata, non lo uso mai, sarebbe stato migliore averlo un po' più moderno come le moto moderne, quindi un po' più di elettronica, connesso sì, si connette, però non ha uno schermo, cioè avete presente, ti fa vedere le freccette, gira a destra, gira a sinistra fra un po', vi ripeto, se vi metteva un pezzo di mappa centrale di Google Maps, l'impicciolite perché tanto si vede, era perfetto. Cupolino, il cupolino è buono, ma io ho aggiunto un cupolino in più. Già io sono basso, sono 1,72, pensate a quelli alti 1,80. Senza cupolino l'aria mi arrivava sul casco. Con quel cupolino in più che ho messo sopra, proprio mi arriva dal casco in su, quindi è perfetto, cioè l'aria mi va oltre, sulle spalle arriva, però col cupolino in più così ti tiene molto di più l'aria, sì, ottimo. Bellezza, ve l'ho già detto, è bellissima. Io l'ho presa e me ne sono innamorato perché l'ho vista e ho detto che bella, cioè guardatela che linea, poi va anche il colore, a me piace questo, se me la fate vedere verde non mi piace neanche un po', mi piaceva anche bianca, con la serra marroncina, ma mi piace un mondo così. Di accessorio anche, visto che vi ho detto che la sella è un po' scomoda, ci ho messo questi cuscinetti della Givi che servono sia per far passare l'aria, quindi ti rinfrescano le parti sotto, soprattutto d'estate, non ti bruci anche quando ti vai a sedere là d'estate, ma in più ti ammortizzano un pochino, diciamo che mi dà quei 50 km in più di autonomia, di autonomia, di stanchezza. Poi strada auto off-road. Allora, con questa puoi viaggiare, ok? C'è gente, se cercate sul tubo, su YouTube, c'è una ragazza olandese che non mi ricordo il nome, che nel 2018 mi sembra ha cambiato vita, ha venduto tutto, ha mollato il lavoro e ha deciso di girare il mondo in moto e l'ha fatto con la Himalaya. È partita in India e si è fatta tutta l'Asia, l'Europa, cioè ha fatto non so quanti chilometri dappertutto con l'Himalaya, tranquilla, da sola. Cercatela, non mi ricordo il nome, scusate. Comunque con questa viaggi tranquillo perché ciuccia poco, perché ha le gomme e la comodità perfetta per viaggiare in moto, perché è una moto proprio da adventure, no? Non è da GP, da strada o come la mia vecchia Bonneville Triumph che sei un po' più giù, questa è proprio da viaggio, come le classiche enduro, no? Maxi enduro, così, da viaggio. Allora, strada, autostrada e off-road. Off-road è il suo terreno, cioè casa sua è l'off-road. Lei si sente a casa sua se l'ho portata negli sterrati. Strada normale è perfetta, perché è la velocità adatta per lei. Le autostrade puoi anche farlo, però il mio consiglio, poi, allora l'ho fatto anche ai 100 e 110, stai dietro ai camion, ragazzi, state dietro ai camion, non puoi sorpassare, non arriva ai 130, 140. Io in autostrada consiglio di stare ai 90, anche dietro ai camion, meglio perché ti copre anche dal vento, è piacevole, ovviamente non sotto, un po' più lontano, e te la godi con calma, sì, è stanca, è lunga, è infinita, però è quella la velocità. Perché? Perché gli altri 20 km in più sono ottimi e ti aiutano per sorpassare. Vedrete poi nell'Alta Via del Sale, nel video, che al ritorno diluviava e ho scelto di fare l'autostrada, perché ho fatto la strada normale da
Cuneo per tornare a casa a Padova, solo che è iniziato a diluviare di brutto. Il diluvio di brutto passando per le città nelle strade normali vuol dire che ti trovi pozzanghere, passano le macchine, traffico, già vedi male, la gente è pazza quando piove, quindi ho detto no, andiamo in autostrada, prima corsia, bello tranquillo, vado lì tranquillo, è stato molto più piacevole. Come sta andando questa birra in compagnia con me? Velocità ve l'ho già detta. La velocità fai anche i 110 senza borse, senza niente, da solo avevo fatto i 120 mi sembra, però adesso con borse e tutto, no ragazzi, la velocità per me è 90, anche perché dopo sui 100-110 senti che inizia a vibrare un po' e dà fastidio. 90 è la sua velocità, massimo 90 nelle strade normali, anche in autostrada, se devi passare riesci a sorpassare e vai sereno e te la godi, perché questa moto vuole andare ovunque in tranquillità e ti porta veramente ovunque, è la moto che ti porta dappertutto. Ecco, quindi dopo questo papino di tanti minuti vi dico che l'ultima cosa, mi sono fatto anche un po' una ricerca, a guardare in giro, guardarmi un po' di video sulle altre moto, i 600, 800, 1200 così. Puoi andarti a spendere 14, 15, 18 mila euro con full optional, ti compri un bello 800 delle marche solite. Vuoi andare a spendere 25-30 mila euro perché tranquillamente te lo puoi permettere, o comunque vabbè, puoi farlo, ti prendi 1200 e ne vale, perché sono delle bombe di moto, cioè sì, non ti dico che fanno, cioè sì, corri dove vuoi, le accelerazioni, sorpassi in autostrada. Ho detto vediamo i 1200, tutti questi soldi, però alla fine anche se è un 1200 con un 800 in autostrada comunque fai 130, anche se hai un 1200 che puoi arrivare ai 200 km all'ora, dove li fai? In pista? Io non sono un ragazzo che va in pista, in autostrada fai 130. Quindi possiamo andare anche sugli 800 con 14, 15, 16, 18 mila euro ti compri un bel 800. Però poi io guardo lei, ragazzi, guardo lei e guardala. Cioè, cosa ti cambia? Autostrada non la faccio quasi mai, e se la faccio dico, vabbè, arrivo un'ora dopo, parto un'ora prima e mi godo il paesaggio. Se sto in strada normale, mi godo la strada normale, a fianco a me ci sono moto 1200 e 800 e 600, perché in certe strade, soprattutto vuoi andare a Caponord, lo sapete che tutte in Norvegia o posti così si corre ai 50, 70, neanche 90, 70. Dove vuoi andare? Ti la sequestro? Ragazzi, questa è la moto per me. Se vi piace questa filosofia, questo stile, è la moto per voi. Se voi volete le prestazioni, non è la moto per voi. Non compratevi la IMA perché dopo la vendete subito, oppure ve la tenete come tanti, come seconda, terza moto, la moto da giretto nei colli la domenica per stare così, o per andare a lavorare senza prendere per forza il GS 1200 per andare a lavorare a 5 km di distanza. Questa è una moto per divertirsi, per il piacere, come seconda, terza moto ce l'hanno in tanti per farsi, però leggo che molti alla fine la usano quasi sempre perché è così piacevole, dopo te ne innamori per la sua semplicità, per i suoi consumi e tutto, che la usano sempre. Ecco, allora la mia esperienza è questa, ho detto quello che pensavo di questa moto. Le domande che mi hanno sempre fatto da quando l'ho comprata sono proprio tutto quello che ho detto, cioè come ti trovi, se è comoda, quanto costa, se ciuccia troppo, come sono i consumi, vi ho detto tutto. Sta solo provarla. Se volete vedere come va, io qua nel mio canale ho messo diversi video di giretti per me come ricordo, ma anche per condividere, perché mi piace fare foto e video, perché il mio lavoro è la mia passione. Andare in giro in moto è bello avere questo ricordo. Non avevo fatto il passo Giau perché ho pensato a godermi solo il viaggio, però c'è il racconto dell'Austria, in Monte Baldo, molto bello. Fra un po' prossimamente uscirà anche il video dell'Alta Via del Sale, e poi vedremo il prossimo viaggio. Ve lo dico già che io la uso e vorrei, se la mia ragazza vorrà,
I prossimi viaggi saranno sempre per andare verso il nord, al fresco, andare in Francia, Normandia, magari il giro dell'Irlanda, e se ci riusciamo a fare questo passaporto, che non me lo sono mai fatto, sarebbe bello entrare in Inghilterra e fare la Scozia, che è fantastica. Però già l'Irlanda, prendendo il traghetto in Francia, sarebbe ideale. E con questa lo fai tranquillamente. Ovviamente in 2 settimane vai piano piano, ti fai dai 2 ai 3 ai 4, anche 500 km al giorno se proprio devi tirarla quel giorno lì, e te la godi. E piano piano in 2 settimane ti guardi un po' di Francia, vai in Irlanda, ti giri l'Irlanda e torni indietro, tranquillo. E se vi è piaciuto il video, se vi fa piacere, mettete mi piace, condividetelo. Se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi e mettete la campanella per sapere se avere la notifica di quando metto nuovi video. Non mi fermo qui, mi sto divertendo a riprendere i miei viaggi, i miei giretti, perché sono bei ricordi che resteranno. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, buona strada a tutti.